Qualsiasi esperienza tu abbia fatto nella vita rimane con te. È una bellissima frase questa e io ci ho messo tanto a capirla. Delle volte una sola frase può diventare fondamentale. Una sola frase può essere, come dire, una lavatrice di emozioni. Per cominciare, io ho subito la paura di essere troppo giovane. Anche quando ero piccola, quando ero bambina, mi dicevano: sei troppo piccola. Poi crescendo riconosco che rispetto a tante altre donne ho sempre avuto un viso un po' più da bambina. Insomma, sono cresciuta in ritardo. E questo era diventato ormai come un mantra: sei troppo piccola, sei troppo giovane. Ho provato la paura di essere arrivata troppo tardi. E qualche volta con il fatto che mi è stato detto di essere troppo qualificata, ho avuto la paura di essere anche troppo brava per alcune esperienze della vita. In questo caso parlo dell'ambito lavorativo, dove mio malgrado ho ricevuto tantissimi no. Ma di fatto la mia paura più grande è sempre stata quella di non essere mai abbastanza. Ma questa non era in realtà la mia paura, ma a dirla tutta era l'atteggiamento pauroso della mia famiglia, diciamola tutta, nei confronti della vita. Quello di non essere mai abbastanza, quello di non essere mai all'altezza. Ho questi ricordi che mi hanno perseguitato per anni. La paura di non essere mai abbastanza alta. Lo so, adesso questo mi fa ridere, però anche questa è stata una paura. Non ero mai abbastanza brava a scuola. Ed è vero, non ero bravissima. Ma considerando il fatto che la generazione di mio nonno, parlo di chi ha costruito il rudere alle mie spalle, lui era analfabeta. Mentre io, che sono sua nipote, non solo ho studiato, ma ho raggiunto il traguardo di 2 lauree. Sì, lo so che non le ho mai valutate, sì, lo so che non sono manager di niente, forse, anzi no, sicuramente solo della mia famiglia. Sì, lo so che non ricopro nessuna carica di responsabilità, ma nessuno ha mai considerato che alla fine questa paura interiore che è cresciuta con me ha comunque influenzato tutta la mia vita. Adesso però trovo inutile, veramente inutile, dover ricordare tutti i miei traumi, tutti quei traumi che mi sono portata dietro per anni, insomma più o meno per tutta la mia vita, come tanti di voi, perché sono sicura che tanti di voi si possono riconoscere nelle mie paure. Adesso però ho capito che uno dei momenti importanti è stato proprio riconoscere tutte le mie paure. E vabbè, ve lo confesso, adesso l'unica mia paura sono i film dell'orrore che comunque non voglio vedere perché altrimenti ho gli incubi la notte. Vabbè, ma questo perdonatemelo. Quindi una cosa è vera. È importante riconoscere le proprie paure, ma soprattutto ritrovarne la causa delle tue paure. Questo ti serve per rompere la catena che si è creata intorno a te e che ti fa vivere nella paura. Io ce l'ho fatta e sono sicura che ce la possono fare anche altre persone, ce la puoi fare anche tu. Se per caso pensi però o sei convinto, come ero convinta io, che le tue paure hanno rallentato la tua vita, perché così è stato per me. Lo so, questo forse non è un grande insegnamento, anche perché io sono arrivata sulla soglia dei 60, ma io sto qui solo per confrontarmi, quindi ho deciso di dirlo ad alta voce. Ho capito anche una cosa, che nella mia vita non mi sono mai dedicata a me stessa nella mia vita. Voglio dire, non mi sono mai concentrata su me stessa. Non ho mai veramente pensato a me stessa. Ho dato sempre la priorità agli altri. E questo è stato un errore, ma nella realtà di tutti i giorni è un errore comune. La vita mi ha travolto in alcuni momenti
in altri momenti mi ha distratto. E poi posso anche dirlo, forse riconosco pubblicamente che non ero pronta per me stessa. Ed è vero, non tutti maturano nello stesso tempo, allo stesso modo. Questo è il mio pensiero sulle paure ed è il mio pensiero che ho voluto condividere con voi ad alta voce. Io credo nel confronto, per questo motivo sono su YouTube e sono sicura di non essere stata la sola a vivere una parte della propria vita colma di inutili paure. Tra tutti voi ci sarà qualcuno che si potrà riconoscere nella mia stessa esperienza di vita. Per questo scrivimi nei commenti le tue paure, fammi ridere, scrivimi la tua paura più assurda. E se sei arrivato fin qui, lasciami un like. E se sei nuovo da queste parti, beh, allora iscriviti al mio canale e mi farà piacere ritrovarti nel mio prossimo video. Bye!